Buongiorno miei cari amici. Questo è l'ultimo video che vi faccio, è l'ultima volta che vi dirò buongiorno miei cari amici. Sto lasciando Muxia e sono le 6, potete guardare la luna e salutiamo anche questo pezzo di mare, anche perché poi lo costeggeremo per tutta la giornata. Guardate qui che spettacolo, mamma mia quanto è bella la luna che illumina il mare. Oggi direzione Finisterre, la fine della terra, l'ultima tappa di questo viaggio. Andiamo che sono 30 km e voglio arrivare presto. E lasciamo Muxia avvolti nelle tenebre, mentre arriveremo a Finisterre con il sole. Primi 5 km fatti, voglio farvi vedere i due scenari contrapposti, uno a destra e uno alla mia sinistra. Abbiamo l'alba che pian piano, vedete il cielo, pian piano che si sta schiarendo, e alla mia destra ancora una bellissima luna. Cioè ragazzi, guardate che strada sto facendo, qui non c'è nessuno proprio, non c'è nessuno, sto solo io, guardate qui dove mi trovo. Ma quanto è bella l'avventura, eh? Quanto è bella percorrere, aia, alla schiena, strade non battute da nessuno, prendere la strada sbagliata, osare, quanto è bello, guardate qui. Voglio far vedere dove mi trovo, che magari uno dice, vabbè, ma tu dietro ci sono un sacco di pellegrini, guardate qui. Non c'è nessuno. Non c'è un'anima viva, sono solo io. C'è questa pala eolica spenta e dinanzi a me questo, ecco qui. Quanto è dura, miei cari amici, quanto è dura. Da lontano finalmente il paese di Lires, l'unico paese che si trova in questo tratto dove c'è un bar, ristoranti. Da stamattina che sono partito per 3-4 ore non c'è nulla, zero. Mamma mia, fino alla fine, oh, fino alla fine, distrutto fino alla fine. Ragazzi, ci troviamo a Lires e finalmente la prima freccia gialla da stamattina. Ottimo. Ora seguiamo le indicazioni e andiamo al bar. Allora, miei cari amici, si riparte in direzione Finisterre. Ho preso un caffè, mangiato una torta al cioccolato qui al bar a Lires. Mi raccomando, fermatevi e fatevi mettere il seglio, perché questo è l'unico paese che incontrerete. E poi, se volete avere come ricordo la Fisteriana, bisogna dimostrare col seglio che avete percorso questo tratto a piedi. Mi raccomando, poi fate attenzione alle frecce, perché come vedete qui ci porta nella strada nella direzione dove stavo venendo, perché ci conduce verso Muxia, mentre voi se andate un po' più avanti troverete un'altra freccia dall'altra parte, quindi attenzione a queste doppie frecce. Certo che sotto potevano scrivere Muxia, Finisterre, per non confondere i pellegrini, però indicazione Fisterra e in lontananza il mare, questa ve la devo per forza far vedere. Fisterra e guardate il mare. Finalmente le mie indicazioni.
Le mie speranze più che altro sono state esaudite. Io sto venendo da questa direzione, Mucia, e poi di fronte Fisterra e di fronte l'oceano. Eccolo. Mare mio, il cielo è nuvoloso, ma a noi non ce ne frega assolutamente nulla. Perché anche se l'acqua è freddissima, ma io mi butterò assolutamente. Ci sono arrivato a Finisterre, manca giusto un paio di chilometri, ma guardate qui attorno a me che c'è tutta nebbia. Ma che sto? Sebreiro sto! Neanche al Sebreiro c'era tutta questa nebbia. Ma vi ricordate quando sono salito su Sebreiro? Che era tutto il cielo tutto sereno. Ma che spettacolo è? Il mare è di fronte, voi non lo vedete, ma c'è la nebbia. E che pensate? Che io non me lo faccio il bagno? Ma certo che me lo faccio il bagno. Il buon Dio e l'universo mi hanno voluto dare questa scena, questa location un po' misteriosa, un po' fantastica, un po' fiabesca per questo finale di questo mio cammino. Sono arrivato a Finisterre, mi trovo nei pressi dell'officina del punto informazione, diciamo un'officina del pellegrino, per poter ritirare la fisterriana. Ho tolto le scarpe e ripenso che tra poco questi calzini li brucerò vicino al faro, perché poi ci sono vari rituali che bisogna fare. Santiago è lì, le scarpe sono lì, ora aspettiamo che apre perché c'è scritto 15:30, ho visto l'orario, sono le 15:20, quindi tra 10 minuti apre. Non mi riposo, oggi non mi riposo. Stasera, domani, dopodomani, tutta la vita ho per riposarmi. Ora bisogna solo camminare, prendere la fisterriana, andare al faro e poi fare il bagno nell'oceano, che non vedo l'ora. Ho lasciato Fisterra per dirigermi verso il faro. Dal paese saranno quasi 4 chilometri. Si percorre questa strada e alla mia sinistra l'oceano. Sì ragazzi, sì. Sono emozionato. Soprattutto perché non mi aspettavo di incontrare questa foschia che rende ancora più magico tutto ciò che mi circonda. E mancano ormai solo 356 metri al chilometro zero. È uno spettacolo comunque attorno, ragazzi. È uno spettacolo, ma guardate qui. Sembra di essere in una fiaba. Ed eccoci arrivati a Capo de Finisterre, a chilometro zero. Un lungo viaggio iniziato dai Pirenei e terminato qui, dove un tempo si credeva finisse il mondo. Più di 900 km percorsi, a piedi, da solo e senza telefono. E dopo il chilometro zero
ci avviciniamo al faro. Che spettacolo, amici miei, ma non potete capire l'emozione che sto provando. Quando si arriva a Finisterre, alla fine del cammino c'è un rituale da fare. Il pellegrino arriva qui e brucia un indumento usato, quasi come a voler suggellare la fine del suo cammino e la fine del suo percorso. E io brucerò i miei amati calzini. Quante ne abbiamo passate insieme? Quanti chilometri abbiamo passati insieme? Eh sì, grazie mille. Grazie mille. Tradizione rispettata, ora ritorniamo a Finisterre e ci rechiamo alla spiaggia di Lagostera. Che pensavate che mi fossi dimenticato? Eh no, il viaggio non è ancora finito. Ed eccoci arrivati, miei cari amici, all'ultima tappa di questo viaggio, Praia Langosteira. I pellegrini terminavano il loro cammino qui, in questa spiaggia, e si immergevano nell'oceano come una sorta di purificazione per uscirne da persone nuove. Poi passeggiavano su questa spiaggia raccogliendo una capasanta, la conchiglia, uno dei simboli, se non il maggior simbolo del Cammino di Santiago, a dimostrazione dell'essere arrivati fin qui. Anche perché una volta non è che c'erano le tecnologie che abbiamo adesso per dimostrare, oppure si potevano fare un video o una fotografia, no. Su questa spiaggia raccoglievano la concia a dimostrare di aver raggiunto Finisterre, la fine della terra. Ma questa non è la fine del viaggio, miei cari amici, ma soltanto l'inizio. Ed ho solo poche cose da dirvi. La prima cosa che voglio dirvi è che non è mai troppo tardi per sognare, o si è troppo vecchi per farlo. I sogni non hanno limiti d'età, non è che riguardano solo i ragazzi di 18 anni, ma riguardano tutti.
Non accampate scuse, non giustificatevi con un lavoro a contratto a tempo indeterminato, ad una stabilità economica, agli amici, familiari e parenti che vi dicono di lasciar stare, di smetterla di pensare a queste cretinate e di accontentarvi di ciò che avete. Osate, rompete gli schemi, perseguite strade mai battute, anche quelle sbagliate. Non rimandate e non aspettate domani. Il domani è adesso, in questo momento. La vita è il dono più prezioso e più bello che abbiamo, ma è anche breve e imprevedibile. Ho 36 anni, avevo una stabilità economica massima, una comfort zone da invidiare, una villa, una macchina, una moto, tantissimi vestiti, ed ho lasciato tutto e ho rivoluzionato tutto completamente per viaggiare, per conoscere il mondo, per camminare, per scavalcare i Pirenei e arrivare fin qui, a Finisterre, la fine del mondo, per realizzare il mio sogno. Io l'ho fatto. E tu? Cosa aspetti?